Lezione 1. Preparazione per l'avventura. Ciao Anna, sto programmando presto un viaggio in Europa e sto cercando di capire cosa mettere in valigia. Sembra eccitante. Fare le valigie può essere complicato. Cosa pensi di portare? Ho sicuramente bisogno dei miei pennarelli colorati ed evidenziatori per prendere appunti. Voglio documentare le mie esperienze e creare un diario di viaggio. È un'ottima idea. Un diario di viaggio può aiutarti a ricordare tutti i momenti meravigliosi. Hai intenzione di disegnare o scrivere? Entrambi. Voglio disegnare alcuni dei luoghi meravigliosi che visito e scrivere i miei pensieri e le mie esperienze. Sembra meraviglioso. Fare schizzi può davvero catturare l'essenza di un luogo. Non dimenticare di portare uno zaino per trasportare tutte le tue provviste. Assolutamente. Uno zaino robusto è essenziale per viaggiare. Voglio qualcosa di comodo e abbastanza spazioso anche per la mia macchina fotografica e gli snack. Bel pensiero. Gli spuntini sono un must durante l'esplorazione. Che tipo di snack prendi abitualmente? Mi piace portare con sé mix di tracce, barrette di frutta e frutta fresca. Sono facili da trasportare e mi danno energia mentre sono in giro. Scelte perfette. È importante rimanere energici durante l'esplorazione. Hai deciso quali paesi o città vuoi visitare per primi? Sto pensando di iniziare in Italia. La storia, l'arte e il cibo sono tutti così attraenti. Inoltre, voglio vedere il Colosseo a Roma. L'Italia è fantastica. Il Colosseo è assolutamente da vedere. Hai intenzione di visitare altre città in Italia, come Firenze o Venezia? Decisamente. Firenze per l'arte e Venezia per i suoi canali unici. Voglio immergermi nella cultura e provare i piatti locali. Grandi piani. Ogni città ha il suo fascino. Hai esaminato qualche piatto specifico che vuoi provare? Sono entusiasta di provare l'autentica pasta a Firenze e i frutti di mare a Venezia. Ho sentito che il gelato è un must ovunque. Il gelato è delizioso. È il regalo perfetto dopo una lunga giornata di esplorazione. Hai una lista di posti dove prendere il gelato? Ho letto che la gelateria Dondoli a San Gimignano è famosa per i suoi sapori. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Sembra fantastico. Assicurati di provare il loro sapore di pistacchio. Dovrebbe essere incredibile. E il tuo itinerario di viaggio? Sto pianificando un itinerario sciolto in modo da poter esplorare al mio ritmo. Voglio lasciare spazio alle avventure spontanee. Questo è un approccio intelligente. Alcune delle migliori esperienze provengono da decisioni spontanee. Viaggi da solo o con qualcuno? Vado con un amico. È bello avere qualcuno con cui condividere le esperienze, soprattutto quando si esplorano posti nuovi. Assolutamente. Viaggiare con un amico può rendere il viaggio ancora più piacevole. Potete condividere ricordi e aiutarvi a vicenda a scoprire cose nuove. Esattamente. Inoltre, possiamo mantenerci reciprocamente motivati a provare nuove attività, come fare escursioni o visitare musei. Lezione 2. Viaggiare in modo intelligente con la tecnologia. E Anna, ho sentito che hai trovato un modo per risparmiare sulle tariffe di roaming durante il viaggio. Sembra fantastico. Sì, ho scoperto un'app che ti permette di utilizzare i dati senza pagare tariffe di roaming elevate. Veramente? Come funziona? Si connette alle reti Wi-Fi locali o utilizza schede SIM virtuali.
così puoi accedere a internet senza problemi. È fantastico. Mi preoccupo sempre di ricevere fatture ingenti quando viaggio all'estero. Anche io mi preoccupavo di questo, ma questa app ha reso tutto molto più semplice. Mostra anche gli hotspot Wi-Fi disponibili nelle vicinanze. È molto conveniente. Lo hai trovato utile durante il tuo recente viaggio? Assolutamente. L'ho usato nei bar e negli hotel, il che mi ha fatto risparmiare un sacco di soldi. Inoltre, potrei comunque condividere istantaneamente le mie foto di viaggio. È fantastico. Condividere le tue esperienze in tempo reale deve essere stato divertente. Hai avuto qualche difficoltà con esso? Solo alcuni. A volte la connessione non era forte, ma era gestibile. Nel complesso, ha funzionato bene. È bello sentirlo. Cos'altro offre l'app? Ti consente anche di scaricare mappe per l'utilizzo offline, il che è molto utile quando esplori nuove città. Wow, è una caratteristica fantastica. Perdersi in un posto nuovo può essere stressante. Esattamente. Avere mappe offline mi ha aiutato a navigare facilmente senza preoccuparmi dei dati. Devo scaricare l'app prima del mio prossimo viaggio. Ne hai parlato ai tuoi amici? Sì, l'ho consigliato a tutti. È un punto di svolta per i viaggiatori. Posso capire perché. Deve essere fantastico viaggiare senza controllare costantemente la bolletta del telefono. Lo fa davvero. Inoltre, mi sono sentito più connesso e meno stressato dai limiti dei dati. È una vittoria per tutti. Hai utilizzato anche altri strumenti tecnologici durante il viaggio? Ho usato un'app di traduzione per aiutare con le barriere linguistiche. Ha reso molto più semplice la comunicazione con la gente del posto. Sembra utile. Quanto era accurata la traduzione? Piuttosto buono. Non era perfetto, ma mi ha aiutato a capire le frasi di base e a chiedere indicazioni. È impressionante. La tecnologia può davvero migliorare l'esperienza di viaggio. Lezione 3. Fare scelte consapevoli. E Anna, ho letto di come sempre più persone si stanno rendendo conto che le nostre scelte contano più che mai. Sembra intrigante. Di che tipo di scelte parli? Riguarda tutto, dalle scelte di vita agli impatti ambientali. Le persone stanno iniziando a pensare in modo critico alle loro decisioni. Sono completamente d'accordo. È importante riconoscere come le nostre azioni influenzano il mondo che ci circonda. Esattamente. Ad esempio, la scelta di prodotti sostenibili può avere un impatto significativo sull'ambiente. Sì, le scelte sostenibili aiutano a ridurre gli sprechi e a conservare le risorse naturali. Hai apportato modifiche al tuo stile di vita? Io ho iniziato a utilizzare borse e bottiglie riutilizzabili per ridurre il consumo di plastica. È bello contribuire positivamente. È un grande passo. Recentemente sono passato a una dieta a base vegetale e mi ha aperto gli occhi. Una dieta a base vegetale? Interessante. Cosa ti ha motivato a fare questo cambiamento? Volevo migliorare la mia salute e anche ridurre la mia impronta di carbonio. È sorprendente come le scelte alimentari possano avere un impatto su entrambi. È vero. È affascinante pensare a come la nostra dieta si collega a questioni più ampie come il cambiamento climatico. Esattamente.
Sempre più persone si stanno rendendo conto che le scelte individuali possono portare a un cambiamento collettivo. Hai notato qualche beneficio da quando sei passato a una dieta a base vegetale? Sì, ho più energia e mi sento più sano in generale. In più ho scoperto tantissime ricette deliziose. È fantastico! Mi piacerebbe conoscere alcune delle tue ricette preferite. Sicuro, ho preparato un sacco di fritture e frullati. Sono veloci, facili e ricchi di sostanze nutritive. Sembra delizioso. Dovrei provare a incorporare più pasti a base vegetale nella mia dieta. Dovresti assolutamente. È un modo divertente per sperimentare sapori e ingredienti. Penso che sia fantastico che le persone stiano diventando più consapevoli delle proprie scelte alimentari e del loro impatto. Sì, si tratta di prendere decisioni informate. Anche piccoli cambiamenti possono portare a grandi differenze nel tempo. Decisamente. È incoraggiante vedere più discussioni sulla vita consapevole nella società. Lezione 4. Esplorare musei e hotel. E Anna, stavo leggendo di come i musei svolgono un ruolo cruciale nel turismo. Attirano visitatori da tutto il mondo. È proprio vero. I musei non solo mostrano l'arte e la storia, ma aiutano anche a preservare la cultura. Esattamente. Adoro visitare i musei quando viaggio. Ti danno uno sguardo al patrimonio locale. Mi sento allo stesso modo. Hai visitato qualche museo interessante durante il tuo ultimo viaggio? Sì, sono andato al Louvre di Parigi. Vedere la Gioconda da vicino è stato mozzafiato. Il Louvre è assolutamente da vedere. Ho sentito che è vasto. Quanto tempo hai trascorso lì? Ho trascorso quasi un'intera giornata ad esplorare. C'è così tanto da vedere, dai manufatti antichi all'arte moderna. Oh, sembra un'esperienza arricchente. Qual è stata la tua parte preferita? Ho adorato la sezione delle antichità egiziane. La storia dietro questi manufatti è affascinante. Sembra fantastico. Sono sempre stato incuriosito dall'antico Egitto. Hai imparato qualcosa di sorprendente? Sì. Sono stato sorpreso di apprendere i loro complessi rituali di sepoltura e le credenze sull'aldilà. È così interessante. I musei possono davvero far rivivere la storia. E gli hotel? Sei stato in un posto carino? L'ho fatto. Ho trovato un affascinante boutique hotel vicino al museo. Aveva un'atmosfera accogliente e un personale cordiale. Gli hotel boutique sono fantastici. Spesso hanno design unici e un servizio personalizzato. Qual è stata la parte migliore del tuo soggiorno? La colazione era fantastica. Servivano dolci freschi e marmellate locali ogni mattina. Sembra delizioso. Adoro provare il cibo locale quando viaggio. È uno dei modi migliori per sperimentare una nuova cultura. Assolutamente. Penso che il cibo sia una parte importante dell'esperienza di viaggio. Ti connette con il posto. Di solito cerchi un hotel prima di partire o preferisci esplorare quando arrivi? Di solito faccio qualche ricerca. È utile leggere le recensioni e trovare un posto adatto alle mie esigenze. È intelligente.
A volte cerco hotel che offrano esperienze locali, come visite guidate o corsi di cucina. È un'ottima idea. Può rendere il tuo soggiorno più memorabile. Hai provato qualche esperienza unica in hotel? Sì, in un hotel ho seguito un corso di ceramica tenuto da un artista locale. È stato così divertente. Sembra un'esperienza straordinaria. È un ottimo modo per apprendere una nuova abilità e connettersi con la comunità. Lezione 5. Alla scoperta delle attrazioni storiche. Ianna, sono appena tornata da Londra. Quali attrazioni hai visto mentre eri lì? Sembra eccitante. Ho visitato la Torre di Londra. È stato affascinante. La Torre di Londra. Ho sentito che ha una ricca storia. Cosa hai trovato più interessante? Mi è piaciuto conoscere il suo ruolo di palazzo reale e prigione. Le storie dei prigionieri erano piuttosto drammatiche. Deve essere stato intrigante. Hai visto i gioielli della corona mentre eri lì? Sì, i gioielli della corona erano magnifici. Vedere da vicino le corone e gli scettri è stato mozzafiato. Posso solo immaginare. L'artigianato deve essere incredibile. C'erano guide o tour disponibili? Sì, offrivano visite guidate da Beefeaters. Hanno condiviso storie fantastiche e hanno aggiunto molto colore alla storia. Sembra un modo divertente per imparare. Hai scattato qualche foto? Ovviamente, ho scattato molte foto, soprattutto alla Torre Bianca. È una struttura così iconica. Mi piacerebbe vederli. Quali altre attrazioni hai visitato a Londra? Sono andato anche al British Museum. È pieno di manufatti provenienti da tutto il mondo. Il British Museum è sulla mia lista. Qual è stata la tua mostra preferita lì? Le mummie egiziane erano affascinanti. Non mi sarei mai aspettato di vederli di persona. È incredibile. La storia dietro di loro è così accattivante. Hai esplorato altre zone di Londra? Sì, ho girovagato per Covent Garden. L'atmosfera era vivace, con artisti di strada e negozi. Covent Garden sembra affascinante. Hai provato qualche cibo locale mentre eri in esplorazione? L'ho fatto. Ho mangiato fish and chips in un piccolo pub. Era delizioso e molto abbondante. Scelta classica. Ho sentito dire che provare il cibo locale è essenziale quando si viaggia. Assolutamente. È un ottimo modo per sperimentare la cultura. Ho anche provato il tradizionale tè inglese. Com'è stato? Ho sempre desiderato provare il tè pomeridiano a Londra. È stato delizioso. Il tè era saporito e le focaccine con panna rappresa erano paradisiache. Sembra adorabile. Devo renderlo una priorità nel mio prossimo viaggio a Londra. Lezione 6. Strategie di acquisto intelligenti. Ianna, stavo pensando a come rendere più efficiente la spesa. Fai una lista della spesa? Sì, creo sempre una lista della spesa prima di andare in negozio. Mi aiuta a rimanere organizzato e concentrato. Sembra efficiente. Compri tutto in una volta o vai più volte a settimana?
Cerco di comprare tutto in una volta, ma a volte devo fare viaggi veloci per i prodotti freschi. Questo ha senso. La frutta e la verdura fresca hanno spesso una durata di conservazione più breve. Cosa includi di solito nella tua lista? Do la priorità agli elementi essenziali come frutta, verdura, cereali e proteine. Aggiungo anche eventuali elementi speciali che voglio provare. Questo è un approccio intelligente. Includere oggetti speciali può rendere i pasti più emozionanti. Hai scoperto qualche nuovo preferito di recente? Sì, ho trovato un nuovo tipo di quinoa che ha un sapore di nocciola. È delizioso. La quinoa è fantastica. È così versatile. Hai qualche consiglio per pianificare i pasti in base alla lista della spesa? Di solito pianifico i miei pasti per la settimana in base a ciò che è in offerta o di stagione. Aiuta anche a risparmiare denaro. È un'ottima idea. Gli ingredienti stagionali sono spesso più freschi ed economici. Come tieni traccia delle scorte della tua dispensa? Tengo una lista in esecuzione sul mio telefono. Quando mi manca qualcosa, lo aggiungo subito alla lista della spesa. È intelligente. A volte dimentico quello che ho a casa. Compri mai in grandi quantità per risparmiare? Sì, compro prodotti di base come riso e fagioli sfusi. È più economico e riduce i rifiuti di imballaggio. Acquistare in grandi quantità è una buona strategia. Ci sono articoli che preferisci acquistare freschi piuttosto che sfusi? Decisamente. Preferisco acquistare latticini e carni fresche per garantirmi qualità e sapore. Questo ha senso. Gli ingredienti freschi spesso hanno un sapore migliore nei pasti. Come gestisci gli acquisti d'impulso in negozio? Mi attengo alla mia lista e cerco di non sfogliare troppo. Ma a volte, una buona merenda attira la mia attenzione. Posso capirlo. Può essere difficile resistere a quegli snack invitanti. Ti sei mai pentito di un acquisto d'impulso? Sì, una volta ho comprato un fantastico gadget da cucina che non ho mai usato. È rimasto semplicemente nell'armadio. Questo è un errore comune. Penso che sia meglio aspettare un giorno prima di acquistare oggetti non essenziali. Sono d'accordo. Dargli tempo ti aiuta a decidere se ne hai davvero bisogno. E la spesa online? Ho provato anche quello. È conveniente, ma mi manca vedere i prodotti di persona. Lezione 7. Scegliere l'azienda giusta. E Anna, ho cercato diverse aziende per il mio nuovo laptop. Sono ottime scelte. Assolutamente. Hai già fatto ricerche su qualche azienda? Finora ho controllato Apple e Dell. Entrambi hanno una buona reputazione, ma non sono sicuro di quale scegliere. Entrambe sono opzioni eccellenti. Apple è nota per il suo design elegante e l'interfaccia intuitiva, mentre Dell offre un'ottima personalizzazione. È vero. Adoro l'aspetto dei MacBook, ma ho anche bisogno di un laptop in grado di gestire software pesanti per i miei progetti di design. In tal caso, Dell potrebbe essere più adatto, soprattutto se si desidera aggiornare i componenti in un secondo momento. Hai considerato il tuo budget? Sì, ho in mente un budget. Voglio qualcosa di affidabile ma anche conveniente. È difficile trovare il giusto equilibrio. Capisco. A volte vale la pena investire un po' di più per ottenere prestazioni migliori. Hai letto qualche recensione?
Ne ho letti alcuni online e sembrano utili. Le recensioni degli utenti forniscono informazioni che le specifiche da sole non forniscono. Decisamente. Possono evidenziare prestazioni e problemi reali che potresti non vedere negli annunci pubblicitari. E la garanzia e il servizio clienti? Anche questi fattori sono importanti. Lo sono davvero. Una buona garanzia può farti risparmiare denaro a lungo termine e un servizio clienti reattivo è essenziale in caso di problemi. Sono d'accordo. Ho sentito dire che Apple offre un ottimo servizio clienti, ma Dell offre buone opzioni di garanzia. Questo è un giusto punto. Dipende tutto da ciò che conta di più per te: design, prestazioni o supporto. Esattamente. Sto anche valutando la portabilità del laptop perché viaggerò molto per lavoro. La portabilità è fondamentale. I laptop più leggeri sono più facili da trasportare e la maggiore durata della batteria è un grande vantaggio per l'utilizzo in movimento. Ho notato che molti laptop moderni stanno diventando più leggeri senza sacrificare le prestazioni. Lezione 8. A caccia di sconti. E Anna, ieri stavo facendo shopping e ho trovato degli ottimi affari. Hai trovato sconti di recente? Sì, ho trovato delle offerte strepitose sui prodotti in scatola. È stata una piacevole sorpresa. È fantastico. Adoro quando ti imbatti in risparmi inaspettati. Che tipo di cibo in scatola hai preso? Ho preso pomodori in scatola, fagioli e alcune zuppe. Erano tutti in saldo, il che lo rendeva ancora migliore. Che scelta intelligente! Gli alimenti in scatola sono ottimi per pasti veloci. Hai controllato se erano in offerta prima di partire? L'ho fatto davvero. Controllo sempre i volantini o le app del negozio per le offerte settimanali prima di fare acquisti. Risparmia tempo e denaro. È un'ottima strategia. Di solito mi limito a curiosare tra i corridoi, ma dovrei iniziare a pianificare in anticipo come te. Aiuta davvero. Inoltre, alcuni negozi hanno programmi fedeltà che offrono sconti aggiuntivi ai membri. Ho sentito parlare di quei programmi. Pensi che valga la pena unirsi a loro? Assolutamente. Se fai acquisti lì regolarmente, i risparmi possono davvero aumentare nel tempo. Ha senso. Dovrò esaminarlo. Hai utilizzato qualche app per trovare sconti durante lo shopping? Sì, utilizzo un'app coupon che mi avvisa delle vendite e offre un rimborso su determinati prodotti. Sembra conveniente. Trovi che ti risparmi molto? Decisamente. Il mese scorso ho risparmiato abbastanza per ottenere un prodotto alimentare gratuito. È stato fantastico. È fantastico. Probabilmente dovrei iniziare a usare app del genere. Ci sono negozi specifici che consigliate? Di solito faccio acquisti nei supermercati locali, ma ho avuto fortuna anche nei club di magazzino per articoli sfusi. I club di magazzino possono essere una buona opzione per i prodotti non deperibili. Compri spesso in grandi quantità? Quando i prezzi sono giusti, sì. È particolarmente utile per cose come riso, pasta e prodotti in scatola. È intelligente. Acquistare in grandi quantità può davvero ridurre il costo per articolo. Ti sei mai pentito di un acquisto in blocco? Una volta ho comprato troppi fagioli in scatola. Alla fine ne ho regalati alcuni perché stavano per scadere. Può succedere.
È importante bilanciare l'acquisto in blocco con quanto utilizzerai effettivamente. Esattamente. Da allora ho imparato a essere più cauto riguardo ai miei acquisti. Questa è una buona lezione. Lo terrò a mente quando pianificherò il mio prossimo giro di shopping. Lezione 9. Esplorare le opzioni di investimento. Ehi Anna, stavo pensando di investire i miei risparmi. Hai considerato i fondi comuni di investimento? Sì, l'ho fatto. I fondi comuni di investimento forniscono una gestione professionale, il che li rende attraenti per i nuovi investitori. Questo è un ottimo punto. Mi piace l'idea che gli esperti gestiscano gli investimenti. Sembra meno rischioso. Esattamente. Inoltre, i fondi comuni di investimento ti consentono di diversificare il tuo portafoglio senza bisogno di grandi soldi in anticipo. La diversificazione è fondamentale. Aiuta a distribuire il rischio tra diversi asset. Quali tipi di fondi comuni di investimento hai esaminato? Ho effettuato ricerche su fondi azionari e obbligazionari. I fondi azionari investono in azioni, mentre i fondi obbligazionari si concentrano sui titoli a reddito fisso. Interessante. Penso che propenderei per i fondi azionari per la crescita potenziale, ma sono curioso anche dei fondi obbligazionari. Questo è un approccio intelligente. I fondi azionari possono offrire rendimenti più elevati, ma presentano anche una maggiore volatilità. Giusto. Voglio bilanciare la crescita con una certa stabilità. Hai parlato con un consulente finanziario delle tue opzioni? L'ho fatto. Mi hanno aiutato a comprendere la mia propensione al rischio e mi hanno consigliato fondi in linea con i miei obiettivi. È utile. Penso che dovrei consultarne uno anch'io prima di prendere qualsiasi decisione. Hai trovato qualche fondo specifico che ti piace? Sì, ho trovato un paio di fondi indicizzati che replicano i principali indici di mercato. Di solito hanno commissioni più basse e buone prestazioni a lungo termine. I fondi indicizzati sembrano allettanti. Commissioni più basse significano che una parte maggiore del mio denaro viene destinata alla crescita degli investimenti. Esattamente. Sono anche un ottimo modo per investire nel mercato nel suo complesso senza scegliere singoli titoli. Apprezzo la semplicità di questo approccio. Hai già iniziato ad investire in fondi comuni di investimento? Ho aperto un conto presso una società di intermediazione che offre una vasta gamma di fondi comuni di investimento. È fantastico. Il processo è stato semplice. Sì, è stato piuttosto semplice. Ho compilato alcuni moduli online e poi ho potuto iniziare subito a investire. Carino. Mi piace l'idea che le piattaforme online semplifichino la gestione degli investimenti. Lezione 10. Comprendere l'impatto della storia. Ehi Anna, stavo leggendo della Seconda Guerra Mondiale e di come i suoi eventi abbiano plasmato l'Europa moderna. È affascinante ma tragico. Assolutamente. L'impatto delle azioni di Hitler negli anni 30 sulla Germania e sul resto d'Europa fu profondo. Sono d'accordo. Il modo in cui ha manipolato il sentimento pubblico e ha usato la propaganda è una lezione significativa della storia. Decisamente. È un promemoria di quanto sia importante valutare criticamente le informazioni e la leadership. Hai letto delle politiche specifiche che ha implementato in quel periodo? Sì, le leggi di Norimberga erano particolarmente allarmanti. Privarono gli ebrei dei loro diritti e gettarono le basi per ulteriori persecuzioni. Giusto.
È agghiacciante vedere come è stata stabilita una discriminazione sistematica. Ti fa riflettere sui diritti umani oggi. Esattamente. Dobbiamo imparare dal passato per evitare che simili atrocità si ripetano. Ti sei imbattuto in qualche storia personale di quell'epoca? Sì, ho letto di sopravvissuti che hanno condiviso le loro esperienze nei campi di concentramento. La loro resilienza è allo stesso tempo straziante e stimolante. Quelle storie sono potenti. Ci ricordano il costo umano della guerra e dell'odio. È fondamentale mantenere vivi quei ricordi. Assolutamente. Documentari e libri sulle esperienze personali possono riportare in vita la storia in un modo che le statistiche non possono fare. Non potrei essere più d'accordo. Forniscono una prospettiva umana che ci aiuta a comprendere il peso emotivo della storia. Cosa pensi del ruolo dell'educazione nel modellare la nostra comprensione di questi eventi? L'istruzione è vitale. Insegnare la storia in modo accurato ed empatico può favorire la consapevolezza e la compassione nelle generazioni future. È essenziale che gli studenti conoscano le conseguenze dell'intolleranza e della discriminazione. Hai visto qualche recente iniziativa educativa? Sì, ci sono programmi incentrati sull'insegnamento dell'Olocausto e di altri genocidi per garantire che la storia non venga dimenticata. È incoraggiante. È importante creare uno spazio sicuro per le discussioni su argomenti difficili. Assolutamente. Coinvolgere gli studenti nel dialogo può aiutarli a sviluppare capacità di pensiero critico ed empatia. Penso che l'uso di letteratura e film sul periodo possa anche rendere la storia più riconoscibile per i giovani studenti. Ottima idea! Le storie possono colmare il divario tra passato e presente, rendendo la storia rilevante per le questioni di oggi. Esattamente. Può anche motivare le persone a opporsi all'ingiustizia nelle proprie comunità. Sì, la storia ci insegna che il silenzio può essere complice. Dobbiamo parlare apertamente contro l'odio e la discriminazione ogni volta che lo vediamo. Non potrei essere più d'accordo. È nostra responsabilità garantire che le lezioni del passato non vengano dimenticate. Lezione 11. Avventure di viaggio. E Anna, hai viaggiato di recente? Ho sentito che sei andato in un posto emozionante. Sì, sono appena tornato da un viaggio in Italia. È stato assolutamente fantastico. L'Italia sembra incredibile. Quali città hai visitato? Ho iniziato a Roma, poi sono andato a Firenze e Venezia. Ogni città aveva il suo fascino unico. Oh, Roma deve essere stata affascinante con tutta la sua storia. Hai visto il Colosseo? Sì, l'ho fatto. Stare davanti al Colosseo è stato come tornare indietro nel tempo. È enorme e così ben conservato. È fantastico. Ho sempre desiderato vederlo. Cos'altro hai fatto a Roma? Ho esplorato i musei vaticani e ho visto la Cappella Sistina. L'opera d'arte è mozzafiato. Posso solo immaginare. Hai avuto la possibilità di provare qualche cibo locale mentre eri lì? Assolutamente. Mi sono concessa pasta e gelato autentici. I sapori erano così ricchi e freschi. Sembra delizioso. Ho sentito dire che la cucina italiana è tra le migliori al mondo. Lo è davvero. Ogni pasto sembrava una celebrazione dei sapori.
Ho anche seguito un corso di cucina per imparare a fare la pasta.